L'Italia è stata uno dei paesi europei più all'avanguardia nell'innovazione e nella trasformazione digitale. È stata una delle prime nazioni a introdurre l'obbligo della fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni, diventando poi la prima in assoluto nell'Unione Europea ad estendere questo obbligo anche nel settore privato. Nel 2014 l'Unione Europea ha introdotto la direttiva 55 UE che regolamenta la fattura nei rapporti con la pubblica amministrazione. Questo prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche fossero in grado di ricevere e gestire le fatture in formato elettronico. Successivamente, nel caso specifico italiano, vennero obbligati ad inviare le fatture in formato elettronico anche tutti i fornitori della pubblica amministrazione. Oltre alla direttiva appena citata del 2014 in ambito pubblico, l'Italia ha esteso quest'obbligo anche al settore privato nel 2019, segnando un punto di svolta nel panorama normativo europeo. Quindi, a partire da quel momento, tutte le aziende italiane sono state obbligate ad emettere e ricevere le fatture in formato elettronico. La digitalizzazione arriva anche nell'ambito del B2C, dove però in questo caso le aziende devono emettere le fatture in formato elettronico solo su richiesta da parte del consumatore. Ma quali sono gli elementi chiave della fatturazione elettronica in Italia? La fattura elettronica in Italia innanzitutto deve essere inviata al sistema di interscambio, che è la piattaforma centralizzata gestita dall'Agenzia delle Entrate. Il sistema di interscambio prima valida le fatture elettroniche, che siano B2B, B2C o B2G, per poi inviarle ai destinatari finali. Il formato richiesto dall'Agenzia delle Entrate è il formato fattura PA, che si basa sull'XML. Lo scambio della fattura elettronica deve essere accompagnato dalla conservazione elettronica, il che vuol dire che le fatture elettroniche devono essere conservate per 10 anni e devono mantenere l'integrità, l'autenticità e la leggibilità. Inoltre è necessario apporre la firma digitale e la marca temporale in conformità con la normativa sulla conservazione sostitutiva. Andiamo ora ad analizzare i flussi di invio e di ricezione della fattura e il ruolo di Edicom in questo processo. Facendo un focus sull'emissione della fattura elettronica, partiamo col dire che il cliente genera una fattura dal proprio sistema gestionale in un formato strutturato, contenente le informazioni richieste dall'Agenzia delle Entrate. Successivamente, Edicom preleva questo file attraverso un canale sicuro, che può essere un web service, un AS2, un SFTP o altri. Effettua quindi le stesse verifiche semantiche e sintattiche che in un secondo momento saranno effettuate anche dall'Agenzia delle Entrate e poi trasforma questo file nel formato compliance XML. In seguito applica i meccanismi di sicurezza volti a garantire l'integrità del documento. Edicom, tramite canale accreditato web service, invia poi la fattura direttamente allo SDI. Quando lo SDI riceve correttamente il file XML, effettua varie validazioni per verificare che il contenuto del file sia conforme, quindi verifiche sul contenuto, sulla sintassi e anche sulla firma digitale. Inoltre, lo SDI restituisce una notifica sullo status della fattura al mittente. Se la fattura è corretta, lo status indicherà che la fattura è stata consegnata al destinatario finale. Se invece risultano degli errori, arriverà una notifica con status di fattura rifiutata. Il sistema di interscambio restituisce come status anche un'altra notifica, che è quella di impossibilità di recapito. Questo si verifica quando ci sono dei problemi nel canale di comunicazione tra il sistema di interscambio e il cliente finale. Tutte queste notifiche possono ovviamente anche essere integrate nel sistema gestionale del cliente. Edicom, in qualità di fornitore di servizi qualificati ai sensi del regolamento europeo eIDAS, archivia inoltre la fattura in modalità elettronica nella propria piattaforma tramite il servizio di Edicom LTA con totale garanzia di sicurezza. Per quanto riguarda la ricezione delle fatture, invece, il sistema di interscambio rileva nella fattura elettronica il codice destinatario di Edicom, riconoscendolo come canale accreditato per la ricezione delle fatture. Quindi, una volta ricevuto l'XML, Edicom lo converte nel formato necessario per l'integrazione con l'ERP del destinatario. Le informazioni della fattura vengono importate automaticamente nel sistema gestionale interno dell'azienda per una elaborazione rapida e sicura dei dati. Edicom fornisce anche strumenti di reporting che permettono alle aziende di analizzare le proprie transazioni e monitorare il flusso delle proprie fatture. Attraverso un'interfaccia user-friendly è possibile visualizzare il contenuto nel formato originale, scaricare il formato leggibile del PDF, parametrizzare allarmi e abilitare diversi permessi agli utenti di diversi gruppi o di diversi dipartimenti. Tutto questo è disponibile in ben 8 lingue diverse, con un supporto estendibile a seconda dell'esigenza del cliente, fino ad arrivare al massimo livello di supporto di 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.